l'attuale situazione del borseggio a Roma in questo periodo, perché ci sono state delle evoluzioni, c'è un'escalation criminale importante. Attualmente la cosa più bersagliata è la metropolitana di Roma, ma non mancano ovviamente i bus, i ristoranti e anche i monumenti e i centri commerciali. Purtroppo le ultime bande, quelle in particolare dei latinos, per lo più di origine peruviana e cilena, sono quelli più attivi e che hanno spaziato di più. Considerate che il fenomeno si è talmente allargato e specializzato che loro sono capaci di cambiarsi anche 3-4 volte al giorno completamente di abito, non solo cappellino, non solo maglietta, addirittura occhiali, accessori personalizzati eccetera, per non destare l'attenzione di nessuno, e cambiano ovviamente anche mezzo, perché se sulla metropolitana vedono che ci sta troppo controllo, li hanno visti, hanno fatto un colpo grosso che poi li porta a essere scoperti, loro a un certo punto prendono e vanno sull'autobus. Se sull'autobus non ci possono andare perché c'è lo sciopero, perché ne passano pochi eccetera, vanno in centro, si mettono in coda ai monumenti e derubano la gente in coda. Se ciò non bastasse, vanno nei grandi negozi in centro, ma anche nei centri commerciali, e arraffano quello che possono. Una vera e propria organizzazione criminale, da quanto lo sto dicendo, e qualcuno all'inizio diceva ah beh, l'organizzazione criminale, perché tra le varie domande, ma perché te la prendi con gli ultimi disgraziati, gente che lo fa per fame? Premesso che se vediamo fisicamente la maggior parte dei borseggiatori nessuno è sottopeso, anzi senza fare body shaming hanno delle panze e dei chiapponi importanti che giustamente chiunque potrà notare, simbolo del fatto che non muoiono di fame. Un ulteriore elemento da aggiungere per capire che questi borseggiatori non muoiono di fame è l'abbigliamento. Ultimamente è facile riconoscerli perché hanno sempre scarpe che partono da una base di 150 euro, parlando spesso di scarpa ginnastica, perché poverini, questi lavorano tutto il giorno in piedi, devono camminare, gli fai prendere una scarpa buona. Prendo sempre scarpe fashion, Nike TN, piuttosto che Balenciaga, l'ho visti con le Gucci, l'ho visti con delle sneakers limitate e via dicendo. E tu a un certo punto vedi questi vestiti tutto punto, tuta o pantalone di un certo livello, maglietta o felpa di un certo livello, cappellini, perciò il cappellino è quasi sempre fondamentale, e occhiali nella metro, comunque brand importanti, pure quelli da 200 euro in su. Quando tu, che li conosci, gli dici che lavoro fai, ti rispondono sempre o il muratore o le pulizie. Non che il muratore o colui che fa le pulizie non si possa permettere sti capi, ma se c'hai la manicure, sei vestito tutto punto e stai in orario di lavoro dentro la metropolitana, forse un sospetto ti può venire che magari potrebbe essere un borseggiatore, sempre presunto, perché siamo finiti in questa situazione dove il borseggiatore è difficile da perseguire, ma in particolare non solo per le leggi, tanti dicono vabbè ma ci sono le leggi, se poi li rilasciano li mettono fuori, ma anche perché c'è una fetta di persone, per fortuna piccolina, che li difende. Non solo li difende in linea teorica, tu hai chi difende il borseggiatore in linea teorica, poverino lo costringono. Prima cosa, facciamo una distinzione tra gruppi di borseggiatori. Come dicevamo, c'è lo zoccolo duro dei borseggiatori, anzi delle borseggiatrici, perché la maggior parte sono donne, che è quello delle rom, comunque le zingare in genere, che lo fanno ormai da 3 decadi. Vi dico questo perché ci ho parlato, una ragazza mi ha detto a Cicalò, senti, ma te me vedi? C'ho 39 anni, io rubo sulla metro A da quando ce n'ho 13, me ce son vecchiata sulla metropolitana. Ma la conclusione finale di sta ragazza, ormai donna, è stata: ma è da poco che vedo tanta violenza all'interno della metropolitana. Cioè, sui borseggi non c'era mai stata così tanta violenza, tant'è che si sono dati anche una regolata. Le gang sudamericane, subentrate da un annetto e mezzo, e che stanno facendo questa escalation criminale, perché si tratta di un'escalation criminale. Quando tu raccogli migliaia e migliaia di euro tutti i giorni in nero, che puoi reinvestire in altre cose, ci sono tante attività in cui loro possono reinvestire, diventa un'associazione criminale. Un'altra cosa che per esempio
viene ritrovata di recente dagli addetti della sicurezza delle metropolitane e che mi fanno vedere sono delle lame, lamette o qualsiasi oggetto atto a tagliare o comunque a infliggere un danno, a offendere, nascosti nelle fessure delle cose antincendio, perciò nelle manichette antincendio, nelle prese antincendio, in tutto quello dove si possono infilare. Questo la dice lunga sulla loro abilità anche ad utilizzare la forza e utilizzare le armi. Non a caso il numero di pestaggi tra di loro, tra i turisti, contro i turisti e che loro hanno subito anche in molti casi è cresciuto a dismisura. Se ne parla poco, ma basta andare su uno dei tanti gruppi Instagram, Telegram, eccetera, che propongono i contenuti di degrado di Roma per vedere tanti filmati dove ci sono momenti di tensione molto elevati, volano le botte, ragazzi. I turisti sono quelli che si difendono di più, c'è una categoria di turisti, specie quelli americani, tedeschi, inglesi, cioè quelli un po' più scafati, quelli dove nel loro paese è normale magari dare un calcione a un ladro, che quando vengono derubati di tutti i loro averi in quel momento, compresi documenti e carte credito, se li beccano, gli menano. Spesso fanno le spese di questa furia di botte più le rom, perché sono più facilmente individuabili, infatti rappresentano un problema nettamente minore. Le ragazze rom hanno, tra virgolette, un codice etico criminale all'interno di quello che fanno. Loro sanno, perché sono tanti anni che lo fanno, che non possono rubare tutto il portafoglio, ma tolgono semplicemente i soldi e buttano tutto il resto, anche perché buttando via il resto, in particolare i documenti, quando la vittima li ritrova, evita di denunciare, evita di cercarli e evita di vendicarsi, perché alcuni turisti si vendicano se sono stati derubati e magari delle volte se la prendono col borseggiatore sbagliato o presunto tale. Abbiamo appurato che i borseggiatori non sono dei poveracci, anzi hanno un potere d'acquisto importante. Da pochi giorni la Polmetro si è fatta vedere sia in forma di divisa sia in forma borghese, perciò tu hai un gruppo di poliziotti in divisa che pattugliano la metro anche con i cani e un gruppo di poliziotti che invece stanno cercando di pattugliare la metro, i mezzi pubblici o comunque tutte quelle pertinenze delle metropolitane, stazioni eccetera, proprio per arginare questi fenomeni. Quanto potrà cambiare questo fenomeno visto che c'è questa nuova forza che si sta muovendo sotto le metropolitane? Chi frequenta le metropolitane converrà con me che in passato non si era quasi mai visto un poliziotto o un agente delle forze dell'ordine all'interno della metropolitana che la pattugliava, salvo rari casi o eventi speciali. Si spera che diventi la normalità, anche se ci credo poco, ma non tanto quelli in divisa che sono un deterrente relativo perché poi questi scappano, tanto quelli in borghese che invece nelle loro indagini dovrebbero iniziare a individuare i borseggiatori e cercare di coglierli in flagranza di reato con il denunciante lì in quel momento, perché poi il problema qual è? Tu alla fine devi avere comunque la vittima che denuncia in quel momento o il tentato furto o il furto consumato, meglio se consumato ma sempre più difficile da gestire perché poi fanno la staffetta, si passano la roba, infatti coglierli in flagranza è difficilissimo, in particolare per me. Ormai a me mi riconoscono, ma non mi riconosce il borseggiatore, mi riconosce la vedetta, e ce n'è una in ogni stazione di quelle più importanti, che nel momento in cui mi vede manda subito un messaggio. Non solo evitano quella fermata, spesso per quieto vivere escono tutti dalle metropolitane e aspettano magari un'oretta e mezza, lavorano altrove, bus, negozi, se fanno una pausa e via dicendo, fino a che io non demordo perché non trovandone nessuno vado da un'altra parte e loro possono ricominciare a rubare. E voi direte, Cicalo, ma come pensi di risolvere il problema così? Ma io non devo risolvere il problema momentaneamente, cioè non mi interessa che loro scappino, a me interessa documentare la loro presenza, perché se loro sono presenti sulla metropolitana e usano le classiche modalità operative, perciò stiamo parlando di furti, ma anche prepotenze, perché c'è anche un modo diverso di consumare questi reati. Se prima si usava la destrezza, adesso sicuramente si usa ancora, ma si va anche in forze, 4, 5, si compongono finti nuclei familiari, ci si veste non bene, benissimo, ci si veste eleganti, si cambiano vestiti più volte al giorno, non si ha paura di nessuno, né delle forze dell'ordine, né di me, né di nessun altro. Si nega fino alla morte di essere un borseggiatore, nonostante hanno tutti gli elementi contro. Per esempio la Polmetro, quando va a vedere i
documenti di queste persone, perciò dovrebbe intanto fermarli, controllare i documenti e vedere che molti di loro sono gravati magari da provvedimenti come il divieto di dimora, che poi è un'alternativa al carcere, cioè sostanzialmente questi potrebbero anche andare in carcere. Il problema è che tanto tra carceri sovraffollate e situazioni concomitanti di pochi mesi che farebbero all'interno del carcere, spesso sono o gravati dal divieto di dimora o hanno l'obbligo di firma nella caserma, al comando di riferimento, che non gli crea nessun problema. Ma allora i video come risolvono la situazione in metropolitana? In realtà i video hanno già fatto una parte di lavoro. Il video in sé, se visto da migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone, automaticamente ti fa vedere che cosa succede, ti fa una fotografia esatta di un problema. Allora, di queste centinaia di migliaia di persone, se non milioni, quante vanno nelle metropolitane, quante magari sono di Roma, quante di Milano e quante di altri di altri posti dove non ci sono? Sicuramente c'è una percentuale importante di queste persone che si interessano a questi video e iniziano ad aprire gli occhi. Ah, ma quello potrebbe essere un borseggiatore. Ah, ma attenzione che comunque in metropolitana si continua a rubare, perché tanti dicono ma è una cosa che si sa da 30 anni. Certo che si sa da 30 anni, ma noi siamo distratti, dimentichiamo facilmente e non sappiamo qual è l'entità del fenomeno fino a che non ce la spiattellano in faccia, fino a che non si portano le situazioni più esasperate dove i furti vanno anche a braccetto con la violenza, che è quello molto importante da capire, perché loro non sono lì solo passivi, se c'è necessità vi vengono a fare intimidazione anche in 5, 6, 7, 8, 10, perché poi chiamano a raccolta tutto il gruppo se qualcuno si mette di traverso. Importante intanto sensibilizzare le persone su attento che puoi essere derubato, ma può essere derubato qualcuno davanti a te, specie se è una categoria debole, perciò una persona anziana, una persona disabile, un ragazzo distratto o un turista, cioè ci sono veramente diverse categorie. E poi da lì dare anche un po' il là alla solidarietà, non tanto il coraggio, alla solidarietà, perché solo la solidarietà riesce ad arginare questo fenomeno. Quando si sa che non si è soli all'interno di un vagone, anche se si assiste a un furto, a un tentato furto, o comunque hai il sospetto che qualcuno voglia derubare qualcun altro, se ti senti solo e ti giri dall'altra parte, è finita. Al contrario, se c'hai persone intorno che ti guardano, vi guardate, avete capito, conoscono la situazione, è tutto più facile. 3 persone che guardano un altro gruppo di 3 persone che vogliono derubare il povero malcapitato, diventa comunque una forza solidale che può contrastare e che ti può permettere di avere quel coraggio non di intervenire, ma semplicemente di avvisare, perché si viene intimiditi anche se si avvisa, anche se tu non dai del borseggiatore a qualcuno, ma magari avvisi: oh, attenzione signora che sulla metropolitana magari possono derubarla, senza additare nessuno, senza ovviamente mettersi contro nessuno. Però è sempre importante essere vigili da questo punto di vista, ma essere solidali e pensare che quella persona che stanno derubando o che potrebbe essere derubata potresti essere tu in futuro, tua madre, tua sorella, tua zia, tua nonna, la tua ragazza, chiunque vuoi tu. Perciò lato senso civico, questa è la soluzione. Lato istituzioni, la pressione mediatica c'è. Ovviamente i miei tanti video non è che sono stati ignorati dalle istituzioni, in un modo o nell'altro gli arrivano, vuoi che li taggino sotto un video, vuoi che glielo mandino, vuoi che qualcuno gliene parli, ma ovviamente le istituzioni possono ignorarli. Al contrario, non possono ignorare tutti i luoghi dove sono stato ospite, giornali italiani e internazionali. Va da sé che il Times di Londra mi ha dedicato un articolo proprio sul discorso borseggi, la mia presenza in metro. Perciò magari anche il politico più sprovveduto del mondo, una domanda se la fa e dice: oh, ma che sta succede? Perché il Times parla di borseggi a Roma? Chi è sto cicalone che compare sull'articolo del Times? Le trasmissioni TV dove ci sono state anche persone che avevano una rappresentanza politica o comunque una rappresentanza di determinate situazioni istituzionali che dovrebbero, tra virgolette, andare ad arginare il fenomeno. Quanto risolve? Non lo so, non è che possa arrivare là. Hanno fatto la norma Cicalone, forse più una presa in giro che altro, però l'hanno fatta. Hanno fatto l'operazione Cicalone, pure quella più una presa in giro che altro, ma l'hanno fatta. Perciò ci sono
dei bagliori di lavori fatti dietro a quello che è una sorta di denuncia da parte mia. E tanti altri dicono: Cicalo, ma tu lo fai solo per soldi. Ovvio ragazzi, è un lavoro, come il giornalista vi fa un articolo per soldi, come uno scrittore vi scrive un libro per soldi. Non c'è niente che si fa gratis, altrimenti non campi. Però c'è una differenza importante che i stupidi purtroppo non percepiscono. Tu mi hai mai pagato una lira direttamente a me? Cioè, sei venuto a darmi dei soldi? Assolutamente no. Magari quando compri il giornale paghi il giornale, perciò una parte di quei soldi arrivano al giornalista. Io l'unico modo per guadagnare sono le pubblicità che forse passano nel video, non è detto che passino. Poi c'è chi ha l'abbonamento, quello senza pubblicità, c'è chi se li vede con l'ad block, cioè ci stanno infinità di cose. Perciò tu come utente, a parte che scegli di vederli, te li vai a cercare i video, non sei costretto, non ce l'hai sulla TV pubblica, sto Cicalone tutti i giorni su Rai. Assolutamente no, tu te li vai a cercare, usi la tua connessione, usi il tuo tempo, te li vai a vedere, non paghi una lira e poi ti lamenti, Cicalone lo fa per soldi. Assolutamente sì, lo fa per soldi, altrimenti non potrei continuare a farlo, dovrei andare a fare altri lavori. Per fortuna è il mio lavoro, ci riesco a campare, va abbastanza bene, perciò non ci vedo nulla di male. Ma tu speculi sugli ultimi, sul disagio delle persone. Non è speculare. Mostrare il disagio delle persone, anche in maniera estremizzata, è semplicemente un modo di narrare un qualcosa che nessuno ovviamente vi obbliga a guardare, ma che esiste, che c'è. Io sono contento quando le persone gli viene sbattuta in faccia una cosa che realmente c'è, perché attenzione, è molto importante questo. Vabbè, ma tu vai là, ti metti a filmare sta gente, la provochi. Fermi. La legge non ammette ignoranza. Che cosa vuol dire provocare? Fino a prova contraria si può filmare in luogo pubblico quel che cavolo ti pare. Chiunque passa può essere filmato in luogo pubblico, come siete già filmati in luogo pubblico dalle telecamere di sicurezza, dalle telecamere che ci sono sui negozi, eccetera. Quando entrate in un supermercato siete filmati ovunque, perciò essere filmati non è vietato, assolutamente. Quello che conta per la legge è come vengono conservati questi filmati, a chi sono accessibili e in particolare la divulgazione. E qui è importante, perciò una persona che viene filmata ma reagisce in maniera aggressiva, che va oltre la normalità ma che infrange la legge, da quel momento in poi perde il suo diritto alla privacy. Perché lo perde? Non perché lo decido io, perché ci sono delle deroghe alla diffusione e alla ripresa ovviamente di una persona se ci sono dei presupposti, in particolare quando la pubblicazione di quel video di quella persona ha finalità di giustizia, di polizia o didattiche. Allora, la legge permette, nel momento in cui qualcuno fa un atto che rientra in un'infrazione del codice penale e non viene identificato, di divulgare la sua immagine. Poi me ne prendo io la responsabilità, perché tanta gente va a difesa dei poveri, degli ultimi, che poi non sanno che hanno più soldi di loro, e questo è un altro argomento di cui sarebbe interessante parlare, no? Vai a divulgare quello lì, gli altri vengono oscurati. Perciò se io ti riprendo e tu non vuoi essere ripreso, se è tutto normale, tu vieni oscurato. Chi compare in chiaro è chi ha commesso un reato, anche nei miei confronti o nei confronti di una persona del mio staff. Perciò anche quel borseggiatore, anche quel, chiamiamolo sbandato, che magari si macchia di un reato, che poi ovviamente va confermato in sede processuale, ma a voi non vi deve interessare niente sta cosa. È una cosa tra me e la persona, che ci vedremo semmai in sede processuale, e che se lui deciderà che ho fatto o infranto qualcosa, è una cosa sempre tra me e lui. Voi entrate in determinate meccaniche per difendere ovviamente una persona che non vuole la vostra difesa, non ve l'ha mai chiesta e non gli interessa. E ovviamente nessuno va nominato difensori, visto che si tratta, come al solito, di reati non procedibili d'ufficio, oltretutto, perciò neanche potreste fare voi la querela denuncia di parte per far sì che sta cosa venga girata, che ci stanno dei fenomeni. Ma io adesso denuncio Cicalone perché in quel video a uno gli ha fatto così.
Ma tu non lo puoi fare, lo deve fare lui. Ah vabbè, ma quello non lo può fare perché è un disgraziato. Ma tu sei un disgraziato, fidate che quello può fare più cose di te. Tanta gente, ma quello è un disgraziato. Questa poi vabbè è una cosa che un po' deraglia dalla cosa, ma è stata fatta una stima del potere di spesa di alcune persone che vivono in mezzo alla strada, specie persone che hanno problemi con le sostanze stupefacenti. Considerate che hanno più potenziale di acquisto in soldi molte persone purtroppo dipendenti da sostanze stupefacenti che vivono in strada rispetto al pensionato medio italiano, ma non solo, al contribuente medio italiano, perché il 70% dei contribuenti italiani dichiara meno di 29.000 euro lordi annui. Il 76% dei contribuenti dichiara meno di 29.000 euro lordi l'anno. Dentro ci sono pensionati, dipendenti e autonomi. Perciò quando si parla di poveracci, poveretti, eccetera, devi sapere che c'è gente che è capace di generare un guadagno illecito o lecito o una via di mezzo, perché magari vanno a scollettare davanti alla stazione Termini e riescono a portare a fine giornata 80-90 euro in tasca, che poi spendono in sostanze stupefacenti, non per prendere un appartamento, non per mandare i figli a scuola o altro, non per pagare la sanità, di cui spesso utilizzano perché finiscono magari in situazioni poco piacevoli, ma solo per comprare la sostanza stupefacente, perché non possono farne a meno, ragazzi. Per loro è un bisogno primario, è come bere l'acqua. È come se tu c'hai sete e devi pagare 10, 15, 20 euro per bere un bicchiere d'acqua e poi ti torna di nuovo sete. Ma tolto questo, la speculazione può essere che c'è, l'importante però è riportare quello che è la situazione reale. Esasperata, dite voi? Probabilmente sì, perché tu devi far vedere sempre il picco massimo, ma questo serve per far capire che le nostre città, la nostra società in certi momenti è in una situazione drammatica. È difficile ultimamente beccare i borseggiatori, specie perché c'è stato un cambio importante dal punto di vista del numero di persone, sono aumentate, ci sono nuove leve e difficilmente con il sistema delle vedette, cambio vestiti eccetera riesce a beccarli, ma coglierli in flagrante è ancora più difficile perché loro hanno questa staffetta ormai rodata di 3-4 persone che si passano il bottino. Nel momento in cui fanno l'operazione c'è sempre 1 o 2 persone che fanno da scudo intorno per non far vedere ad altri passeggeri quello che sta avvenendo. Figuratevi, a Cicalone con la telecamera a mano sarebbe praticamente impossibile, hanno già avvisato che ero arrivato. Pertanto noi, quelli che già conosciamo, andiamo lì e ci parliamo. Se possiamo li allontaniamo. Perché li allontaniamo? Perché allontanandoli loro si sentono un attimino spiazzati e iniziano a dire cacchio, forse la gente ci ha inquadrato, perché poi noi avvisiamo i passeggeri. Io mi prendo la responsabilità di dire questo è un borseggiatore, e è capitato che alcuni borseggiatori andassero dalle forze dell'ordine dicendogli che noi li stavamo riprendendo, poi nel momento in cui le forze dell'ordine fortunatamente gli hanno chiesto i documenti e hanno verificato chi fossero, hanno trovato una lista di precedenti e una lista di limitazioni, come vi dicevo, obbligo di firma, divieto di dimora, eccetera eccetera, o addirittura uno era ricercato perché aveva una serie di imputazioni anche importanti e giustamente ha detto scusate, ma qual è il problema vostro? Che vi stanno riprendendo e che lo possono fare salvo che venga conservato correttamente il materiale e che non venga divulgato tranne le eccezioni di cui vi ho parlato, o che voi avete una lista di precedenti penali importante, perciò tu sei venuto da me a chiedere aiuto, ma sostanzialmente loro stanno dicendo la verità. Tu questo l'hai fatto fino all'altro ieri. Oggi magari non stavi rubando, stavi andando per la prima volta al lavoro, come ha detto Ruben. Benissimo, ma poi che è successo? Ruben quel giorno che l'ho beccato mi fa no Cicalo, te voglio parlare perché io adesso voglio fare il muratore ma non ci riesco perché c'è sta la faccia mia nei video tuoi. E io ho detto Ruben, se è vero che tu vuoi andare a lavorare a fare il muratore, vengo io, a parte mi impegno a levare la tua faccia, uno, ma vengo io dal capo tuo a dirgli che adesso tu vuoi cambiare vita ed è giusto che ti assuma, anzi secondo me poi sarebbe una storia da raccontare che un borseggiatore cambia vita. Poi che è successo? Il giorno dopo, non 2 giorni dopo, 3 giorni, esce un video su uno dei classiche pagine Instagram, quelle che portano il decreto di Roma, dove c'era Ruben stesso che veniva beccato da delle turiste orientali che le aveva derubate e
queste per trattenerlo gli strappano via la maglietta, lui senza maglietta scappa. Se fosse stato innocente non sarebbe scappato, non gli avrebbero manco strappata la maglietta a un gruppo di turisti orientali, magari avevano preso un abbaglio, lui aspettava e si risolveva il problema. Ma lui prende e scappa nel tunnel della metro, luogo pericolosissimo, e purtroppo una cosa che loro fanno in maniera continua e che spesso porta a bloccare la metro anche per il tempo in cui si accertano che lui è uscito da questo tunnel, perché è pericoloso. Perciò oltre al danno c'è anche la beffa dell'interruzione pubblico servizio, che non pagheranno mai. Cioè stiamo parlando di persone che tutti sti reati non li pagheranno mai a livello monetario, forse si faranno un po' di carcere, inutile in questo caso, anche perché non gliene può fregare di meno e saranno, se va bene, pochi mesi, e non li faranno uscire in maniera migliore se non peggiore. Cicalo, ma ci sono delle persone che te vengono contro? Assolutamente sì, ci sono delle persone che per una serie di fattori diversi, c'è il buonista benaltrista che dice vabbè, ma questi vanno a rubare, mica uccidono. Certo, finché rubano agli altri a te non te ne frega niente. Ma questi poverini ci devono andare per forza a rubare. Certo, li vedo proprio emaciati, si muoiono di fame. Infatti chi va a lavorare è un cretino, loro sono persone intelligenti che vanno a rubare. E poi c'è anche chi ha partito preso per antipatia verso Cicalone, per un'associazione politica che vogliono fare, perché spesso e volentieri ci sono persone che l'unico argomento che hanno è ma quello è fascista, quello è squadrista. È un po' come quando eri ragazzino, no? Io ero un ragazzino, del calcio non mi è mai fregato niente, te fermava il compagnetta, oh che tifi, Roma o Lazio? No, niente. Ma come poi non ti fa? Oh, il calcio, devi ti fa. Non mi dici che sei da Juve. No, raga, non so manco le regole del calcio e francamente non me ne può fregare di meno. Certo, la politica è una cosa più seria, nel senso che ogni cittadino dovrebbe almeno sapere una base di politica, anche perché il diritto del voto è importante. Non è come andare allo stadio puoi andarci, puoi non andarci, la partita te la puoi vedere, non te la puoi vedere, ma a votarci devi andare. Un'idea su quello che voti ce la devi avere, ma il voto è segreto. Partiamo a sto presupposto e comunque andare a votare per un partito o per un altro non significa tifare o essere un rappresentante di quella corrente politica, di quel partito o altro. Cioè uno può tranquillamente andare a votare un partito e poi dire vabbè, ma facessero loro il loro lavoro. Cioè il politico viene ben retribuito proprio per questo motivo, perché fa un lavoro importante, non dovrebbe avere troppi margini di errore e dovrebbe combattere per colui che l'ha votato, rappresentando le idee che gli ha proposto in campagna elettorale sostanzialmente. Perciò ti ritrovi queste persone che sono poche ma rumorose, cioè sono le stesse persone, e avete visto anche in alcuni miei video quando vi presento gli hater, non è che so tutte ste persone inquadrate, precise, che te sanno argomentare, sparano cose lì a caso perché m'hanno bevuta la povera gente. A parte non m'hanno bevuto, anzi nella maggior parte dei casi, e lo vedrete nei prossimi video, sono i borseggiatori che chiamano le forze dell'ordine, sono gli aggressori che chiamano le forze dell'ordine. Non so il motivo, non me lo chiedete, perché pensano che così sono più tutelati, hanno meno paura pensando che Cicalone magari gli parte uno schiaffone, che io che mi devo tutelare. Poi domani sicuramente mi aggrediranno, faranno quello che vogliono, perché non è che io non ricevo minacce da questi signori che operano nella metropolitana, me le fanno dirette e indirette tutti i giorni. Ce n'ha fatte Ruben in passato che ci faceva coltellata 15 persone. Cioè, se avessi dovuto subire anche una piccola percentuale delle minacce fatte, a quest'ora non stavo qui a parlare. Però fin tanto che riesco a continuare a farlo, a dirlo, eccetera, io sono contento. E vi garantisco una cosa, questo che facciamo è un qualcosa che viene dalla tua personalità, dalla tua indole, perché non è detto che tu debba sopportare quello che avviene. E la metropolitana, a differenza di tanti altri fatti, perché tanti mi dicono Cicalo, ma perché non vai a prendere quelli che sfruttano i lavoratori? Cicalo, perché non vai a prendere quelli che vendono morte ai poveri disgraziati? Regà, a me non mi paga lo Stato e non mi pagate nemmeno voi direttamente. Anzi, molti di quelli che parlano manco li vedono i video, perciò neanche contribuiscono al mio stipendio. Stanno solo lì a perdere tempo. E la mia risposta è sempre la stessa. Ragazzi, per ogni problematica, visto che pagate le tasse, anzi paghiamo le tasse, rivolgetevi allo Stato. Se io voglio perseguire i borseggiatori, è una mia libertà personale, che poi faccia audience e mi permette di lavorare, ben venga. Ma è una cosa che parte da me, indipendentemente
veramente da tutto, e se domani non ci fossero più borseggiatori, non è che rimango disoccupato. Di miei 1500 video, quanti sono in percentuale quelli dei borseggiatori? In ogni caso, la cosa importante è perseguire un obiettivo che hai, perciò andare a cercare quelli che evadono le tasse, no? È una cosa, uno, che non so fare, due, che non mi sento, nel senso non saprei neanche come iniziarla, come andarli a discutere con le persone, ma il furto, ragazzi, è una cosa più pesante, specie se si va a colpire la fascia più debole. Guardate, chi prende i mezzi pubblici sono poveri, o comunque sono persone che, tra virgolette, vogliono risparmiare per non dover andare a prendere la macchina, andare in mezzo al traffico, eccetera, no? Perciò stiamo colpendo quella fascia sociale che è la più bassa in genere. Stai colpendo il ricco. Vabbè, Cicalò, però i grandi palazzinari non ce lo vai a dire. So, ragazzi, io so uno e ho quel focus in questo momento, oltre al focus poi del degrado in genere, ma sono cose che io trovo camminando per la città, vivendo la città o le città, raccontando quello che io ritengo prioritario. Perciò se voi avete delle priorità diverse, come io ho uno smartphone per fare video, ce l'avete tutti quanti. Come io ho iniziato da zero e ci ho messo la faccia, mettetecela pure voi, perché tanta gente che parla, però dovreste andare da quelli che rubano sotto al Parlamento. Andateci. Nessuno ve lo proibisce, ma perché io non vedo gente che va sotto al Parlamento a fare i video? Eppure avete questa pulsione di dirlo a me, ma io so a pari vostro, io non sono superiore a livello mediatico, o perlomeno lo sono perché mi sono scavato questa mia nicchia specifica. Fatelo tu, vallo a fare, anzi, se vuoi una mano te la do pure a condividerlo. Perciò escalation criminale confermata, stiamo parlando di gruppi criminali, intervento da parte dello Stato c'è, sicuramente purtroppo non potrà fare molto se non arginare il fenomeno in maniera modesta, secondo me, perché manca proprio la possibilità di intervento, manca la possibilità di procedere d'ufficio su determinati reati. Anche se tu trovassi un borseggiatore con un portafoglio e dentro i documenti e tutto quanto, non potresti arrestarlo se non vi è presente una querela denuncia della persona che è stata vittima di quel furto. Fai finta che quello è un turista che è partito e tu non c'hai la denuncia. Questo o devi lasciare andare, magari gli puoi togliere il portafoglio e tutto quanto e provare a riconsegnarlo all'eventuale vittima, ma non gli puoi fare niente. Perciò serve sicuramente un provvedimento più importante, che è quello di cui si parla anche nella famosa norma Cicalone, che è il DASPO, cioè tu devi avere la possibilità di non fare entrare nei mezzi pubblici le persone che si sono macchiate di reati di furto o tentato furto all'interno dei mezzi pubblici, e devi dare la possibilità di controllare anche agli addetti alla sicurezza, perché gli addetti alla sicurezza, nonostante li conoscano i borseggiatori e le borseggiatrici, non hanno nessun potere di allontanarli, ma neanche di chiedergli il biglietto. Solamente i pubblici ufficiali ATAC in fase di controllo possono chiederti il biglietto. Per esempio le guardie giurate non lo possono fare. Banalmente anche solo quello potrebbe essere un plus, che poi è pieno di guardie giurate sotto la metro, hanno intensificato, ma non possono fare altro che avvisare con meno paura, ma non senza paura, perché ricordate che questi gruppi criminali vanno a minacciare anche le persone che lavorano sui mezzi pubblici, dagli addetti alla sicurezza a coloro che stanno ai gabbiotti, addirittura a coloro che guidano i mezzi. Se un autista gli viene la brillante idea di fermare l'autobus perché si è accorto di qualcosa, ferma, succede il finimondo, anche da parte delle persone ben altriste. Ah vabbè, se hanno rubato a quello è perché è un cretino e si è fatto rubare, mo me fai fa tardi, io devo arrivare, dove devi arrivare? A piattela tra le chiappe devi arrivare, perché poi tanta gente c'ha sempre fretta. Ah, ma io devo andato arrivare a casa, che devo? Ma devo cucinare la pasta, magnate meno, sei in panzone, ma porca miseria, ma pensa un attimo che per migliorare la situazione certe volte bisogna fare un po' di sacrificio. Sai le volte se non devi stare fermi 2 ore e mezza perché era successo qualcosa e devi stare lì, e se no piavo e me ne andavo, ah raga vabbè io pure devo andare a mangiare. Sai quanti sacrifici fanno anche le persone che vengono con me, perché non so stipendiate, loro vengono perché credono fondamentalmente in questa cosa. E qui concludiamo con un punto che forse interesserà molte persone. A Cicalò alcune persone non vengono più nei tuoi video, della metropolitana in particolare, ed è giusto così, nel senso chiunque ha una sua morale.
condivide certe cose e certe no, non perché è illegale, Cicalone perché è illegale e passano i guai, no, non è niente illegale, altrimenti non continuerei a fare video, non uscirebbero con costanza video delle metropolitane, ma semplicemente perché ognuno poi ha una sua idea di quello che è la morale e magari è soggetto anche al giudizio di altre persone. Tutto dipende da quanta importanza dai tu a questo giudizio di terze persone che per loro magari nella loro modesta opinione fare video sulla metropolitana dove magari un borseggiatore viene arrestato è sbagliato, sì, perché mica te devi sostituire le forze dell'ordine, assolutamente, poi mai voluta fare sta cosa. E neanche capiscono l'importanza del documentare certe situazioni, per loro è no, va bene sta cosa, perfetto, vivete nel vostro mondo, questo mondo di omertà, poi neanche tanto omertà, certe volte anche un po' una visione miope di quello che poi realmente sono le cose. Voi state bene così, io sto bene così e se qualcuno si fa influenzare da questi giudizi, mi spiace per lui, cioè d'altronde si fanno delle scelte nella vita, si combattono delle cause se uno le vuole combattere, se no si resta ignavi. Si sta lì, si subisce tutto e speri sempre che qualcuno intervenga per te, perché quelli che dicono è compito della polizia, è compito delle forze dell'ordine, hanno ragione, però io vi invito a fare un piccolo esperimento, andate in metropolitana, di aver subito un furto, alzate il telefono o magari vi trovate davanti colui che ve l'ha fatto, chiamate le forze dell'ordine e vedete quanto tempo passa dal momento in cui chiamate al momento in cui quello che sta davanti a voi viene bloccato, no? Cosa che voi in teoria potreste fare se avete subito il furto, perché ve lo permette la legge come privato cittadino di arrestare colui che comunque ha perpetrato un reato nei vostri confronti e vediamo se funziona. Siccome non funziona, siccome non si può chiamare sempre la maestra quando il compagnuccio ci fa un dispetto, bisogna delle volte anche avere l'abilità di dire al compagnuccio basta fare dispetti. A scuola tu non potevi chiamare la maestra ogni 3 secondi, perché saresti diventato il cocco della maestra, e cosa molto difficile, oppure saresti diventato il rompipalle della maestra, nonché odiato dalla maestra e odiato anche dai compagni. Spero di aver chiarito un pochettino la situazione borseggiatori, tutto quello che c'è intorno. Ho risposto ad alcune domande che generalmente mi vengono fatte o più che domande sono affermazioni vere e proprie. Non hai risolto niente, non va niente, sei un sciacallo, sei quello, sei quell'altro. Ragazzi, ognuno deve pensare alle proprie cose. Nessuno obbliga nessuno a vedere i miei video. Se non vi piacciono, li guardate e Cicalone sparisce. Al contrario, se trovate video interessanti e se trovate le mie argomentazioni utili, giustamente continuate a vedere i video. È importante ovviamente l'opinione di tutti, però ho anche imparato che va tutto letto, va tutto interpretato correttamente, ma poi alla fine devi essere sempre focalizzato sul tuo obiettivo. L'obiettivo è uno, le opinioni sono tante. Vi saluto, ciao!